Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare del genoma e dei geni. Il genoma è l'insieme dei geni di un organismo. Per gene si intende una sequenza di DNA che sintetizza una molecola di RNA e la sintesi di un RNA è detta trascrizione. La sequenza di DNA che sintetizza un mRNA si chiama gene strutturale. L'unità che codifica per una sola proteina o un singolo tRNA è detta cistrone. Soprattutto nei procarioti si possono trovare dei complessi genici che codificano per un insieme di proteine. L'RNA trascritto da questi è detto policistronico. Inoltre ci sono dei geni che non codificano per le proteine, ma che svolgono delle funzioni di controllo sulla trascrizione e sono chiamati geni regolatori. Il genoma degli eucarioti è più grande e complesso di quello dei procarioti. Non è costituito da anelli di DNA, ma da lunghe catene lineari che, unendosi a delle proteine, vanno a costituire organuli chiamati cromosomi. Essi sono evidenziabili solo durante la divisione cellulare e il loro numero è caratteristico e costante per ogni specie. Nelle cellule somatiche ci sono due copie per ogni cromosoma, che formano le coppie di cromosomi omologhi, uguali per forma, dimensione e composizione. Questo corredo cromosomico è detto diploide ed è indicato con 2N. Nelle cellule germinali o in tutte le cellule che hanno subito una meiosi, il corredo cromosomico è aploide ed è indicato con la sigla N. A differenza di quelli procariotici, i geni strutturali non sono organizzati in degli operoni, ma sono elementi singoli separati lungo uno stesso cromosoma o a volte anche localizzati su cromosomi distinti. I geni strutturali degli eucarioti sono discontinui e sono formati quindi da sequenze complementari a quelle dell'mRNA dette esoni, intervallate da delle sequenze che invece non si trovano nella sequenza dell'mRNA, dette introni. Gli introni sono molto più lunghi degli esoni e, siccome i geni sono discontinui, il trascritto primario è molto più lungo dell'mRNA e quindi, per la presenza degli introni, deve essere sottoposto ad una fase di rielaborazione detta processamento. Da questa fase la maggior parte dei geni, detti semplici, origina un unico mRNA, mentre ci sono anche dei geni complessi dai quali si possono formare degli mRNA costituiti da delle diverse combinazioni di esoni, date attraverso un processo di splicing alternativo. Negli eucarioti il DNA è quasi sempre legato a delle proteine istoniche, a costituire una struttura che è chiamata cromatina. L'ammassarsi di questa serie di filamenti di DNA e di proteine va a costituire i cromosomi, il cui numero varia tra le specie e sono evidenti durante la divisione cellulare. Nella prima fase ciascun cromosoma è costituito da un solo filamento di DNA e di proteine. Dopo la fase di duplicazione sono formati da due filamenti che si spiralizzano all'inizio della divisione e poi si separano durante l'anafase, andando in questo modo nelle due cellule figlie. Ovviamente il DNA con le proteine associate, per poter essere contenuto nel nucleo, ha bisogno di essere compattato attraverso diversi gradi di compattazione. Gli istoni sono delle proteine basiche che si associano strettamente al DNA a formare la struttura di base della cromatina. Le classi di istoni vengono indicate con la lettera H. I più comuni sono distinti in istoni del core nucleosomico come H2A, H2B, H3 e H4 che in unione con il DNA formano il filamento nucleosomico. Ci sono poi gli istoni linker H1 e H5 che non sono nel filamento ma si ritrovano nelle strutture superiori. Gli istoni sono sintetizzati nella fase S insieme alla duplicazione del DNA e sono assemblati immediatamente con il DNA neosintetizzato. L'H1 è un istone con una sequenza particolare che poi blocca l'ottamero e lo rende difficile da aprire. Quindi quando siamo in questa situazione abbiamo una forte compattezza della cromatina. In un nucleo la cromatina appare come un materiale filamentoso o granulare che è composto da una porzione sparsa e colorabile, detta eucromatina,
L'eucromatina rappresenta il materiale genico in fase di attività, che quindi viene trascritto, mentre l'eterocromatina è la parte del genoma che non è trascritta e contiene geni inattivi o DNA satellite. La struttura primaria della cromatina è il filamento nucleosomico, chiamato anche collana di perle. Questa è costituita da cilindretti di istoni, che comprendono 8 molecole istoniche, 2 dimeri di H2A e H2B, e inoltre un tetramero di H3 e H4. Attorno a questo ottamero istonico si avvolge un filamento di DNA di circa 146 paia di basi, che poi continua con un tratto rettilineo, privo di istoni, verso l'ottamero successivo. L'insieme dell'ottamero istonico più DNA è chiamato nucleosoma, mentre il DNA che lega due nucleosomi si chiama DNA linker. I nucleosomi in condizioni normali non sono un filo di perle disteso, che si ottiene tramite un preparato, ma è qualcosa di più condensato, sempre con una sorta di ordine. Questa struttura secondaria data dalla cromatina, che si trova sotto forma di una fibra di 30 nanometri di spessore, ha un'organizzazione che è stata spiegata sotto diversi modelli, il modello a zigzag e il solenoide. Nella configurazione a zigzag si ha una compattazione che porta alla formazione di due filamenti paralleli, dove i nucleosomi si sovrappongono come due pile di monete, mentre il modello a solenoide prevede che un filamento si avvolga a spirale su se stesso, in modo che i nucleosomi successivi si trovino adiacenti e legati all'istone 1. Quella da 30 nanometri è una conformazione molto compatta. La perdita dell'istone H1 porta alla decondensazione della cromatina, con il passaggio dalla struttura a zigzag a quella a filo di perle, e questo dimostra quanto sia importante l'istone H1 a livello della compattazione. Ci sono poi degli enzimi che modificano gli istoni, formando delle parti dove questo livello elevato di compattazione si è perso, formando un filamento più piccolo e più facilmente accessibile dai complessi di trascrizione. Entriamo nello specifico dell'eterocromatina. L'eterocromatina facoltativa rappresenta delle regioni del genoma che sono state specificamente inattivate, ma che non presentano differenze nelle sequenze di DNA rispetto all'eucromatina. L'eterocromatina differisce da tessuto a tessuto ed è l'espressione dell'inattivazione specifica di determinati geni, che è alla base del differenziamento. Quindi il differenziamento non dipende da delle differenze sul DNA, ma dalla diversa espressione di gruppi di geni rispetto ad altri. Degli esempi sono dati dal corpo di Barr e dal gatto calico. Il corpo di Barr si trova nelle cellule somatiche delle femmine dei mammiferi. Il sesso dipende da una coppia di cromosomi sessuali che nella femmina sono uguali tra loro, cioè grandi e ricchi di geni chiamati cromosomi X, mentre nel maschio è presente un solo cromosoma X uguale a quello della femmina e uno Y più piccolo, che contiene solo i geni per la determinazione del sesso maschile. Se in ciascuno dei due sessi i cromosomi sessuali fossero attivi, nelle femmine avremo un'attività trascrizionale doppia. L'equilibrio è raggiunto quando nelle femmine uno solo dei due cromosomi X viene inattivato, trasformandosi in una massa di eterocromatina detta corpo di Barr, e la scelta è casuale. Per quanto riguarda invece il gatto calico, queste gatte hanno un allele per il colore nero del pelo su un cromosoma X e l'altro per il colore del pelo arancione sull'altro cromosoma X. Questo determina un pelo a chiazze arancione e nere, corrispondenti a cloni di cellule epidermiche derivati da singole cellule che avevano subito a livello embrionale l'eterocromatizzazione, ovvero l'inattivazione casuale dell'uno o dell'altro cromosoma X. L'eterocromatina costitutiva invece non può mai trasformarsi in eucromatina e corrisponde a delle regioni del genoma che hanno una composizione diversa dal resto della cromatina, sia per la presenza di alcune sequenze altamente ripetute di DNA che non trascrivono quasi mai, sia per la presenza di proteine particolari. L'eterocromatina costitutiva si trova in delle aree cromosomiche particolari, come il telomero e il centromero. La particolarità che hanno le regioni in cui si forma l'eterocromatina costitutiva è quella in cui il filamento nucleosomico ha una struttura molto ordinata, con dei nucleosomi distanziati da del DNA linker della stessa lunghezza. Non tutti i cromosomi hanno la stessa struttura.
Ne esistono infatti diverse morfologie, come i cromosomi a spazzola o i cromosomi politenici. Nei primi la conformazione ad Hans della cromatina è facilmente visualizzabile e infatti sono dei cromosomi estesi, i cui geni presenti sulle anse sono attivamente trascritti. I cromosomi politenici invece sono dei cromosomi giganti che si formano in seguito a vari cicli di replicazione che producono molte copie di cromatidi fratelli, i quali rimangono uniti. Al microscopio ottico si osservano delle bande scure, ovvero una cromatina più condensata, e delle interbande chiare, con cromatina meno condensata. Si possono poi osservare delle regioni più chiare, chiamate puff. Queste sono regioni dove la cromatina ha la forma massima di despiralizzazione e ha quindi perso molti dei suoi ordini di complessità di avvolgimento e in questo caso è presente una intensa attività trascrizionale. Tuttavia queste regioni non sono costanti. La posizione dei puff infatti cambia nel tempo. In base al gene che è necessario in quel preciso momento, i puff si trovano in un certo punto rispetto che ad un altro. Se in un momento successivo la cellula ha bisogno di trascrivere un altro gene, il gene precedente verrà spento e quindi si ricompatterà e la regione puff si formerà in un'altra sequenza del DNA. Una cosa da non dimenticare è che durante la metafase i cromosomi raggiungono la loro massima compattazione, assumendo una morfologia adeguata per consentire la ripartizione nelle cellule figlie. I cromosomi metafasici hanno una forma a bastoncello. Siccome prima della divisione è avvenuta la duplicazione del DNA e proteine che costituiscono insieme la cromatina, ciascun cromosoma è formato da due filamenti paralleli di cromatina condensata, che sono detti cromatidi. I cromatidi di uno stesso cromosoma sono chiamati cromatidi fratelli. I cromatidi nella fase iniziale della divisione sono uniti a livello di una strozzatura chiamata centromero, che li divide in due bracci, e se il centromero si trova a metà, i bracci hanno la stessa lunghezza e il cromosoma è detto metacentrico. In base alla posizione del centromero si distinguono quindi 4 tipi di cromosomi. I cromosomi acrocentrici, che hanno un centromero in una posizione subterminale, cioè in prossimità di una delle due estremità, i cromosomi telocentrici, con un centromero in posizione terminale, i cromosomi submetacentrici, con un centromero in posizione submediana, spostato verso una delle due estremità, e infine i cromosomi metacentrici, con un centromero in posizione mediana. Le regioni di DNA alle estremità del cromosoma costituiscono i telomeri, e sono delle strutture che rivestono un ruolo fondamentale per l'integrità del cromosoma stesso. I telomeri sono costituiti da delle sequenze di DNA altamente ripetitivo, in genere sono formati da eterocromatina, quindi non codificano per proteine. La loro funzione è quella di proteggere il cromosoma da tutti quegli eventi che ne provocano l'instabilità. Infatti un cromosoma con un'estremità danneggiata può facilmente attaccarsi ad altri cromosomi e dare luogo a delle mutazioni cromosomiche, come ad esempio le traslocazioni. Numero, lunghezza e forma dei cromosomi costituiscono il cariotipo di un individuo, mentre per quanto riguarda il corredo cromosomico, ogni specie ne possiede uno caratteristico per numero e morfologia delle varie componenti. Lo studio del corredo cromosomico si basa sull'analisi dei cromosomi metafasici, cioè quando sono maggiormente contratti e, come abbiamo detto, visibili al microscopio. Le cellule dei due sessi presentano un cariotipo che differisce soltanto per la morfologia di una coppia di cromosomi, che sono detti sessuali, mentre i cromosomi omologhi delle altre coppie, che non presentano differenze, sono detti autosomi. Il sesso con dei cromosomi sessuali diversi, XY per l'uomo, è detto eterogametico, mentre quello con cromosomi sessuali uguali, XX, della donna, è detto omogametico. Le alterazioni nel numero e nella forma dei cromosomi sono dette mutazioni o aberrazioni cromosomiche e comportano delle condizioni patologiche gravi e anche letali. Il centromero è una regione del cromosoma che unisce i cromatidi fratelli e che svolge una serie di funzioni essenziali nella divisione. Il centromero specifica l'assemblaggio di un complesso di proteine posto al lato di ciascun cromatidio, chiamato cinetocore.
Il complesso centromero-cinetocore partecipa alla coesione tra i cromatidi fratelli, rappresenta il sito di attacco per i microtubuli del fuso e segnala l'eventuale arresto della divisione. A livello del centromero si trova un'eterocromatina costitutiva molto compatta, formata da un DNA altamente ripetuto, come il DNA satellite alfa, a cui si legano un core nucleosomico e altre proteine non istoniche. Questo complesso formerebbe l'impalcatura che induce l'assemblaggio del cinetocore. La coesione tra i cromatidi fratelli dipende da un complesso proteico detto coesina. Le coesine all'inizio sono su tutto il cromosoma, poi quelle sui bracci vengono rimosse durante la profase, lasciando soltanto quelle che si trovano a livello del centromero. A livello del centromero infatti la coesina fa da molla, mantenendo l'equilibrio tra le forze di trazione del fuso e l'integrità dei cromosomi necessaria per una corretta mitosi. Per quanto riguarda quest'ultimo passaggio verrà argomentato in un successivo video riguardo la mitosi. Per questo video invece è tutto. Ti consiglio di iscriverti se ancora non l'hai fatto per non perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!